Ciao a tutti e bentornati nel mio canale L'Uncinetto di Silvana. Nel video di oggi andremo a vedere come si realizza la pochette che avete visto, multicolor, che avete visto nell'anteprima. Io andrò a utilizzare un cordino Svan Slim, ma voi quello che avete, va bene qualsiasi cosa, e in diversi colori. Come avete visto ne ho messi un po' avanzati, un po' che ho lì fermi che non so ancora cosa farci, quindi cerco di raccoglierli un po' tutti e utilizzerò un uncinetto del numero 4, forbici, metro, e possiamo partire. Intanto parto con un color corda e vado ad avviare 66 catenelle. Ricordatevi, a seconda del filato che avete, perché magari lavorate un filato più sottile o più grosso del mio, che la misura che otteniamo con questa catenella diviso 2, perché poi andremo a sovrapporre, ci darà l'altezza della nostra borsa. Quindi valutate bene all'inizio, perché se poi vi viene corta, dopo qui andremo ad aggiungere un pochino di bordo, un paio di centimetri, forse anche 2,5, quindi valutate quanto la volete alta, perché questa sarà la nostra altezza, mentre i giri che andremo a fare determineranno la lunghezza della pochette, ma quello lo vedete di volta in volta. Quindi parto con 66 catenelle, l'uncinetto del numero 4, una catenella per iniziare il lavoro, e inizio subito nel punto successivo a lavorare a maglia bassa. Vado a fare 12 maglie basse, sono 3, 10, 11 e 12. E inizio adesso a mezza maglia alta, quindi prendo il filo, entro nel punto, prendo il filo e chiudo tutto insieme. E vado a fare 42 mezze maglie alte. Finisco le mie 42 mezze maglie alte. Fatto le 42 mezze maglie alte, ci rimangono le ultime 12 catenelle che andremo a fare a maglia bassa. Quindi iniziamo con 12 maglie basse,
poi passiamo alla mezza maglia alta e ne facciamo 42 e rifacciamo la maglia bassa nelle ultime 12 maglie restanti. E questo è il nostro primo giro. Volto il lavoro, catenella per iniziare. A questo punto iniziamo a lavorare in costa retro e questo sarà uguale per tutti i giri, quindi non prenderò il punto sul davanti come facciamo sempre, ma entro dentro questa catenella che si è formata, esco dalla parte dietro, prendo il filo e chiudo. Questo ci crea quel motivo di lavorazione in costa. Rifaccio le mie 12 maglie basse, perché inizieremo sempre così, con 12 maglie basse. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. A questo punto inizio la mia mezza maglia alta, sempre presa in costa retro, sempre entrando nella catenella sopra. E ne vado a fare sempre 42. Poi voi dipende da che filato usate, quindi quante catenelle avete fatto iniziale, suddividete un po' voi a occhio. Intanto vi dico dove io vado a fare la mia maglia bassa, che così in pratica misura 7 centimetri e mezzo, sia all'inizio che alla fine, per cui da lì iniziate a fare la mezza maglia alta. Quindi proseguo sempre in costa retro. Completo le mie 42 mezze maglie alte centrali e poi vado a fare le mie ultime 12 a maglia bassa, sempre in costa retro. Intanto io ho fatto 3 giri, vi dico anche che cosa ho ottenuto di lunghezza e ho 41, quindi dividendo poi alla fine in due, così la mia borsa sarà alta 20 e mezzo, 20 centimetri e mezzo. A questo punto, fatti i 3 giri, decido di cambiare colore, per cui chiudo questo, taglio, chiudo. Io lo faccio ogni 3 righe, però voi potete fare 4 giri con un colore di meno, vedete voi come vi piace di più. Riparto sempre, inizio il lavoro dove ho chiuso
il giro precedente, quindi riparto sempre da lì, entro in questo caso con una maglia bassa, e ricomincio a lavorare in costa retro, sempre prendendo sopra nella catenella, e vado a fare le mie 12 maglie basse. Qui tutti i giri sono uguali, ripartiamo sempre con le 12 maglie basse, poi 42 mezze maglie alte e 12 maglie basse finali, sempre prese in costa retro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A questo punto parto con la mia mezza maglia alta, e continuo così fino ad ottenere la lunghezza desiderata. Ancora non lo so quanti giri andrò a fare, intanto ogni 3 giri cambio colore, visto che ne ho un po', quindi voglio utilizzarli. Continuiamo così e ci vediamo tra un po' di giri. Ed ecco qua come si presenta il lavoro dopo 39 giri. Io penso di fare basta così. È normale che lavorando in costa avrete due lati un po' diversi, dove ogni colore si sviluppa in modo diverso. Qui troveremo, esempio, sembra un giro solo, andando a girare il lavoro qua sembra 2, quindi scegliete il lato migliore. Intanto vi dico anche la misura, quindi avevamo visto che così era 41, adesso lavoro fatto un pochino ha perso, 41, e di larghezza abbiamo 29,5, quasi 30. Come vi dicevo, poi noi andremo a sovrapporre le due parti e questo è un po' quello che vogliamo ottenere. Quindi scegliete il lato che vi piace di più, perché adesso andremo a fare un pochino di laterali. Logicamente se voi la volete più lunga, io ho fatto una pochette contenuta, però voi potete continuare se vi piace. Se volete, per me non occorre, ma se volete potete anche foderarla, e questo è il momento, conviene foderarla adesso, e per dargli un pochino più di ampiezza andiamo a fare un po' di laterali. Quindi filo sull'uncinetto, io decido sempre con questo colore beige perché sono i due colori all'inizio e alla fine del giro, quindi riprendo con questi, voi con quello che volete. Quindi decidiamo qual è la parte che magari che ci piace di più, rientro e facciamo, vi avvicino un pochino e riparto, andiamo a fare un giro di punto basso.
quindi punto per punto, non lavoro più in costa retro ma entro dentro il punto come facciamo di solito, il punto classico. Continuo così e arrivo fino in fondo. Arrivata in fondo con il giro di maglia bassa, catenella e volto il lavoro. Inizio adesso a lavorare a mezza maglia alta, ma prendendo tutti i punti in costa davanti, a rilievo davanti. Quindi prendo il filo, il primo punto entro normalmente e faccio una mezza maglia alta, secondo punto e tutti i seguenti a rilievo davanti, entro, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Entro, sbuco dall'altra parte, prendo il filo e chiudo tutto insieme. Quindi a mezza maglia alta, e vi si forma questo piccolo laterale, vedete? Proseguo così fino a finire il giro con le mie mezze maglie alte prese a rilievo davanti e vado a fare la stessa cosa su quest'altro lato, ricordandomi che io il giro di maglia bassa l'ho iniziato da questo lato e qua sto facendo le mezze maglie alte a rilievo davanti. Anche da questo lato il mio giro di maglia bassa dovrò iniziarlo da questo lato, non da questo, nello stesso lato in cui ho iniziato la maglia bassa di qua. Poi vado a fermare tutti i fili e vediamo come cucire la borsa. Terminato questo lato, vedete come ci si presenta il lavoro. Abbiamo questa specie di aletta che poi ci servirà per dare più capienza alla borsa. È veramente poco, però un pochino aiuta, se non altro anche a mantenere un pochino la forma. Quindi vado a ripetere come vi ho detto prima in quest'altro lato. Qui ho finito in questo lato la maglia a rilievo davanti, per cui devo girare il lavoro e riprendo a fare il giro di maglia bassa. Faccio la maglia bassa normale, quindi arrivo fino in fondo, giro il lavoro
inizio la mezza maglia alta a rilievo davanti e su questo lato dove andiamo a fare, finiamo con l'ultimo giro che è la mezza maglia a rilievo davanti, qui fermiamo tutti i fili perché questo lato sarà il nostro rovescio dove abbiamo questo giro qua e ci rivediamo qui. A questo punto, fermato tutti i fili, andiamo a rigirare il pannello, andiamo a ripiegare e iniziamo la cucitura dei laterali. Quindi ago e filo e ci troviamo questa cosa qui con queste alette rivolte verso l'esterno. Andiamo ad unirle così e vado a cucire. E prendo le asoline interne della catenella. Tiro perché questo è un cordino che torna indietro, quindi una solina di qua, una di là, continuo fino in fondo e andiamo a cucire anche l'altro lato. Cuciti i laterali, andiamo a rigirare la nostra borsa, la rimettiamo dal diritto . E questo è quello che abbiamo ottenuto, questo piccolo laterale che aiuta a mantenere e anche a dare forma alla nostra borsa. Adesso andiamo a riprendere tutto il bordo con a maglia bassissima. Io ho appena iniziato, quindi vi agganciate con il filo e come primo giro vado a prendere le asoline esterne che mi si presentano e chiudo a maglia bassissima.
questo lo fate un po' a occhio, dove vedete che c'è un'imperfezione la nascondete. E dobbiamo fare questa catenella. Quindi continuiamo a fare tutto il primo giro. Finito il primo giro, iniziamo il secondo entrando dentro la maglia bassissima precedente del giro precedente e rifacciamo la maglia bassissima. Continuiamo così per un po' di giri, non lo so adesso, poi vi dico quanti, ancora non ho deciso, intanto vado avanti. Ho fatto 7 giri di maglia bassissima e penso di fare basta così, quindi vado ad applicare una catena. Io qui non ho quei moschettoni fatti apposta, quindi vado semplicemente ad aprire l'anello e a bucare. Rimetto la catena, poi metterò un bottone di questi magnetici a calamita, lo vado a cucire qui centrale, anche perché l'apertura non è tanto grande, quindi ne basta uno, e poi voglio completare con delle nappine che ho preparato. Ho preso, questo è un ponticello classico con la placchetta, quello che si usa per i manici, per borse, e questo uguale sono delle campanelle, quelle a viti, sempre che si usano sia per le nappine ma anche per i manici, per borse. Avevo queste e
ho provato a fare queste nappine e pensavo di metterlo centrale così. Vi faccio vedere come ho fatto. Come misura ho preso il cellulare e tenendo con il dito ho fatto 18 giri intorno, poi qua taglio che mi dà fastidio, sono entrata con l'ago, ago e filo, e ho fatto un nodo. Ho preso il cellulare perché non mi veniva in mente nient'altro, tanto come lunghezza ci vuole. Sfilo dal cellulare, vado intanto a tagliare una metà, stretto bene, rifaccio un altro nodo, poi qui a seconda del cordino che avete o un altro tipo di filato potete fare più o meno giri per avere un pendaglio più grosso. L'ho messo così. Questo esempio è un altro tipo di campanella, forse per questo l'ho fatto anche troppo grosso, ho messo un pochino di colla e ho infilato all'interno. Meno perché se no non entra. Che la campanella, l'altra è un po' più grossa, questa invece è un po' più piccolina. Ho tolto qualche filo, vediamo, è anche più corta. Poi quando mettete la colla, quella lì a presa rapida, questo vi tira subito e quindi viene una cosa così. Rifiliamo, adesso la colla non c'è, lo tolgo, rifilo in fondo, facciamo l'altezza che desideriamo, vediamo poi di aggiustarlo anche come lunghezza, che io avrò messo mezz'ora per farlo un pochino giusto perché non mi veniva. Poi con il cordino purtroppo fa di questo, se piano piano si va a tirare e lui si guasta così e quindi non lo possiamo fare. Io ho fatto con l'accendino velocemente 1 per fermare, perché lui si squaglia e quindi qua non si guasta più, non si sfila. Però c'è un però, un pochino, anche se ho fatto velocemente, ha fatto un pochino di colore scuro in fondo. Ma forse perché magari avendo questo color corda, nocciola, chiaro, si vede di più, magari in un altro colore non si nota. Comunque è una cosa che bisogna fare, altrimenti si sfila tutto e dopo un po'
ce le troviamo tutte guastate, per cui metto infilo le alette dietro e chiudo, e poi vado anche a pressare con qualcosa che adesso con le dita fa male. Vedo se voglio metterci anche una tarchettina, lo so, ci penso. E come vedete la borsettina è finita, secondo me veramente carina. Come avete visto è un lavoro semplice, veloce, che ci permette anche di usare anche tutti quei cordini filati che abbiamo avanzati, mettendoli insieme. È venuta una cosa veramente spiritosa ed originale, e quindi sono molto soddisfatta. Intanto io vi ringrazio e vi do appuntamento a un mio prossimo progetto.